Allora, possiamo sentire dalla viva voce della nostra paziente, che ormai è un'amica, quello che praticamente è, diciamo, il riscontro, il giudizio personale che lei ha sul percorso del digiuno proteico o dieta chetogenica proteica sostenuta dalla chetoproteina. Dottore, guardi, io ho provato tante diete, tantissime. Il riscontro che ho avuto con la sua dieta chetogenica innanzitutto è immediato, è pazzesco, è rimasto proprio anche l'effetto a lungo termine. Ecco. La prima settimana io ho perso 3 kg in una settimana, che è stato un risultato per me stratosferico. È proprio su questo io vorrei soffermare l'attenzione, cioè questa perdita iniziale che qualcuno critica dicendo non è una perdita di grasso ma è una perdita di ritenzione idrica. Bene, è proprio la perdita dell'acqua trattenuta che è un segnale fortissimo, lo sappiamo dagli studi sulla bioimpedenziometria vettoriale, che l'acqua extracellulare è un segnale chiaro di infiammazione cronica del nostro organismo. Noi ci gonfiamo e non ce ne accorgiamo e non lo percepiamo come un segnale di pericolo, però a livello cellulare un ambiente extracellulare iperosmotico, e l'iperosmosi è dato dall'aumento della concentrazione del sodio extracellulare che costituisce lo scheletro osmolare del liquido extracellulare insieme al cloruro, quindi il cloruro e l'anione e il sodio e il catione, che creano questo scheletro osmolare che crea una tensione, proprio come se tirasse, come il gioco della corda, tirasse acqua praticamente dalle cellule, andandole a disidratare, per cui la sopravvivenza di una cellula all'interno di un ambiente extracellulare iperosmotico diventa faticosa. Questo è un concetto importantissimo, quindi nel momento in cui noi eliminiamo il sale, incominciamo a togliere i carboidrati, incominciamo a perdere acqua, noi praticamente incominciamo ad avere una condizione di benessere generale, ci sentiamo più leggeri, più sgonfi, quasi in perfetta forma. Più attivi, dottore, cioè io la stanchezza non la sentivo per niente, nonostante il fatto comunque che ho eliminato quasi del tutto i carboidrati. E poi ho visto anche miglioramenti a livello proprio di pelle, che è più lei già ha una bella pelle, oltre a una bella voce ha anche una bella pelle, poi lei avendo questa pelle molto chiara, sappiamo che la pelle chiara praticamente poi femminile è anche molto più delicata rispetto praticamente a quelle che sono pelle più olivastra, di colore olivastro. Ma la pelle chiara e la pelle di una donna, la sua bellezza, che lei è un bel rappresentante del mondo femminile perché ha una bellezza estrogenica, non testosteronica, in questa bellezza gli estrogeni insieme agli ormoni tiroidei sono quelli che danno la lucentezza al viso, agli occhi, alla pelle, quindi quell'effetto aureola, quell'effetto luminosità della pelle che scaturisce dal viso di una donna, dallo sguardo, dal sorriso, dallo stato di salute gengivale, sono proprio quei parametri che vengono molto poco, diciamo, indagati in modo così scientifico dall'occhio che guarda, ma l'occhio ha una capacità percettiva molto più diciamo sintetico-analitica di un'analisi di laboratorio. E quindi torniamo al concetto della perdita di 3 kg che diceva, oltre allo stato di benessere fisico, lo stato di benessere, l'energia, mi sentivo proprio bene, guardi, ho fatto più cose, guardi, in quella settimana che in un mese, veramente. E poi questo che cosa ci dice? Questo ci fa riflettere sul fatto che proprio la dieta chetogenica sembrerebbe, rispetto ad un'alimentazione basata sui carboidrati semplici e complessi che determinano picchi glicemici e sbalzi glicemici, attivando anche come controrisposta all'ormone dello stress che è il cortisolo, portano a grande affaticamento del nostro cervello. Tutti sappiamo che dopo una gran mangiata, soprattutto una buffata di pane, pasta, pizza, noi abbiamo praticamente un appesantimento, mentre quando mangiamo per esempio del pesce fresco, cotto bene, noi praticamente siamo più leggeri, perché la dieta chetogenica, l'alimentazione proteica, ci porta praticamente a quel chetone molto ormai sotto osservazione in senso positivo,
che è il beta-idrossibutirrato, che sembrerebbe essere un motore, un combustibile molto valido per il nostro cervello, andando a stimolare addirittura la proteina che stimola la crescita cerebrale, migliorando le capacità intellettive di una persona. E nell'uomo, oltre ad avere la capacità dell'intelligenza, che è la capacità di dare il maggior numero di risposte con il minor numero di informazioni, una delle caratteristiche delle capacità intellettive è proprio la capacità di ragionamento. E il ragionamento, sotto certi punti di vista, è come quando noi decidiamo di fare una piccola attività fisica o un'intensa attività fisica. Richiede un'applicazione, un impegno, e molte volte le persone non è che non vogliono ragionare, ma non ce la fanno fisicamente a ragionare, perché porre estrema attenzione verso un determinato argomento costa fatica alla propria mente. Invece io stesso, e confermo quello che lei mi dice, praticamente, che da quando io sono un animale chetogenico, perché animale resto, io praticamente ho assunto, però sono un animale con caratteristiche intellettive superiori, perché praticamente ho capacità di ragionamento, ma soprattutto mi rendo conto che ho delle intuizioni che sono continue, io continuamente intuisco, e soprattutto ho notato una cosa che mi stava preoccupando, considerando che mia mamma purtroppo è morta affetta da Alzheimer, o per fortuna in età avanzata, ma anche dei fratelli hanno avuto lo stesso tipo di problema. Devo dire che io avevo qualche problema mnemonico, adesso invece mi ricordo pure come mi chiamo, quanti anni ho, infatti mi sono ricordato tranquillamente, prima dimenticavo quanti anni ho, adesso mi ricordo tutto, ma non mi scordo più le chiavi, mi ricordo la sera dove ho lasciato la mattina la macchina, quelle cose banali che molte persone invece affette da stress e sotto stress metabolico perdono queste capacità intellettive. Nel momento in cui noi siamo chetogenici siamo molto più riflessivi, attenti, e abbiamo quella che le diceva, questa grande capacità di voglia di lavorare, fare, di ragionare sulle cose. Sì, poi riesco a rispondere a più persone contemporaneamente, cioè riesco a rispondere a 1000 input, sono soddisfattissima, poi a fine della giornata davvero ho fatto tutto ciò, è veramente stato fantastico, ed è un effetto, non è una giornata, 2, 3, cioè proprio un effetto nell'arco dei mesi, ho fatto le cose stratosferiche. Tutto. E poi devo dire che lei veramente, perdendo, quanti chili ha perso orientativamente? 8 in tutto. 8, che non sembrerebbe neanche un grande quantitativo, però ha cambiato completamente la sua silhouette. Quindi lei non soltanto è diventata una silhouette migliore, performante, ma io guardandola lei, oltre alla sua bellezza femminile migliorata, praticamente lei ha guadagnato, a mio avviso, l'occhio del medio guarda, uno stato di salute notevolmente aumentato. E quello che torno a ripetere non è il quanti chili ho perso, ma come è cambiata la composizione corporea grazie ad una dieta integrata con un corretto apporto proteico, una quota normoproteica. Vuole aggiungere qualcosa? Continuerò con la dieta chetogenica perché ho dei risultati, quindi continuerò fino alla fine. La ringrazio di essere stata disponibile a dare la sua testimonianza, spero che sarà d'aiuto per tutti quelli che ci ascolteranno. Grazie.